Questo è Peter Higgs. Sta piangendo perché il bosone di Higgs, o particella di Dio, è appena stata vista, dando una conferma sperimentale che la sua teoria, scritta 48 anni prima, era corretta. Nonostante io stia facendo un dottorato in fisica delle particelle, ti confesso che solo realizzando questo video ho davvero capito perché ci serve la macchina più grande mai costruita dall'uomo per vedere una particella che è grande solo 1/1000 di miliardesimo di millimetro. Molti video su YouTube spiegano il funzionamento dei detector, ma noi faremo di più e andremo a vedere che cosa succede all'interno dell'interazione fondamentale dove il detector non arriva, perché è proprio lì che nasce e muore la particella di Dio. Insieme a Martina andremo poi a vedere quello che Higgs ha visto 48 anni prima del CERN e perché osservare una particella che può essere vista e prodotta solo negli acceleratori di particelle è così importante per le nostre teorie e quindi per la nostra vita di tutti i giorni. Iniziamo questo viaggio con un presupposto molto semplice. Ci sono alcune particelle nel nostro universo che sono stabili, come ad esempio l'elettrone e il protone, e poi ci sono alcune particelle che possono essere prodotte solo grazie a delle interazioni fondamentali e che decadono molto rapidamente in altre particelle. La maggior parte delle particelle sono particelle instabili che decadono molto velocemente, quindi per vederle ci serve un acceleratore di particelle. Quindi non solo il bosone di Higgs può essere visto all'interno degli acceleratori di particelle, tantissime particelle possono essere viste all'interno degli acceleratori di particelle e il modo in cui noi vediamo queste particelle è molto simile al modo che ti spiegherò oggi in cui abbiamo visto il bosone di Higgs. Nel 2012 due collaborazioni che fanno parte del CERN, che si chiamano ATLAS e CMS, hanno annunciato di aver visto una particella che ha tutte le caratteristiche di questa particella che abbiamo cercato per decenni e che si chiama bosone di Higgs. Ma come l'hanno vista? Perché il bosone di Higgs è così importante per la nostra teoria? Perché c'è tutto questo hype intorno al bosone di Higgs e che cos'ha di diverso rispetto alle altre particelle che abbiamo visto prima? È vero, la scoperta del bosone di Higgs è stata molto diversa dalle scoperte delle altre particelle. Se ne è parlato di più, è stata una particella molto più pop, semplicemente ha avuto un impatto diverso. Ma questo semplicemente perché il bosone di Higgs non era una particella come le altre particelle, non era ad esempio una particella di una famiglia che già si conosceva, non era una versione più pesante di altre particelle che si conoscevano, come era stato per esempio per il muone, che è una versione più pesante dell'elettrone. Non era neanche né una particella composta di particelle che si conoscevano, né tantomeno una che andava a comporre altre particelle che si conoscevano, come era stato per la scoperta dei quark che compongono i protoni. Insomma, è stata trattata come una particella unica nel suo genere perché è una particella unica nel suo genere. Quindi è stata una scoperta molto importante sia perché è un tipo di particella nuova, sia perché il bosone di Higgs è quello che permette a altre particelle di avere massa, e sia perché se non ci fosse stata, la teoria sarebbe praticamente collassata. Infatti il bisogno che esistesse una particella tipo il bosone di Higgs nasceva ben prima del 2012. Negli anni 80 gli scienziati scoprono due bosoni, il bosone Z e il bosone W. Questi sembrano simili al fotone e lo sarebbero anche, se non che hanno massa. Io capisco che da fuori questo piccolo aspetto della massa di queste particelle non sembra nulla di che, però nel campo della fisica teorica, per le teorie che esistono ed esistevano anche all'epoca, il fatto che queste particelle avevano massa metteva completamente a soqquadro la teoria. Il motivo è questo: dopo che nel Novecento la meccanica quantistica aveva praticamente cambiato tutto quello che si sapeva della fisica classica, i fisici erano riusciti a uscirne discretamente bene, formulando teorie di campo. E un aspetto fondamentale delle teorie di campo era la cosiddetta invarianza di gauge. L'invarianza di gauge è un modo un po' pomposo per dire che alcune interazioni o leggi fisiche non possono cambiare se si variano alcune cose. Ad esempio, se voi voleste fare un esperimento a casa, non dovrebbe cambiare se voi siete al primo piano o al secondo piano o al terzo piano. Ecco, l'invarianza di gauge in un certo senso è una generalizzazione di tutti questi concetti. Quindi per ovvie ragioni si teneva moltissimo all'invarianza di gauge. Erano praticamente quello su cui si era costruita la teoria.
Ecco che arriva il problema però, perché se ci sono dei bosoni con massa, questi vanno a distruggere l'invarianza di gauge, il che porta tutti davanti a un bivio. Si tiene l'invarianza di gauge e si fa finta che queste particelle che sono state scoperte che hanno massa non abbiano massa, oppure si riconosce che queste particelle abbiano massa e a quel punto o bisogna accantonare l'invarianza di gauge o bisogna trovare un altro metodo. Quindi quello che i fisici fanno è trovare un altro metodo, e l'altro metodo a cui pensano è che queste particelle, questi bosoni, non abbiano massa in sé, ma la loro massa gli venga data dall'interazione con il campo di X. Il campo di X sarebbe quindi un analogo di un materiale viscoso che rallenta questo tipo di particelle, dandogli una proprietà che noi concepiamo come massa. Questa era un'idea rivoluzionaria e che salvava sia l'invarianza di gauge, sia il risultato sperimentale che i bosoni Z e W avessero massa. Nel 1964 Peter Higgs pubblica un articolo in cui spiega proprio questo meccanismo per dare massa alle particelle mantenendo l'invarianza di gauge. Nello stesso anno altri due fisici che collaborano tra loro ma che sono indipendenti da Higgs pubblicano un articolo in cui spiegano lo stesso meccanismo. Però Higgs è il primo a dire esplicitamente che questo meccanismo implica l'esistenza di una nuova particella, quella che oggi chiamiamo bosone di Higgs. Quindi, come in tantissime scoperte scientifiche, oggi ci ricordiamo pochissime persone che hanno contribuito, in particolare Higgs e Engler, sono quelli che poi hanno vinto il premio Nobel per questa scoperta, ma tantissimi altri fisici hanno lavorato a questa teoria e hanno contribuito ad arrivare a quello che oggi chiamiamo meccanismo di Higgs. Per capire come osserviamo il bosone di Higgs e qualsiasi altra particella che decade rapidamente, quindi non ha un tempo di vita lungo, dobbiamo capire prima di tutto in che modo la nostra teoria descrive le particelle. Ci sono interi corsi universitari che ci descrivono in che modo la fisica moderna descrive il comportamento delle particelle, che è diverso dal dire descrive cosa sono le particelle. Il formalismo matematico che sta sotto alla descrizione di come si comportano le particelle si chiama teoria quantistica dei campi. E in particolare la teoria dei campi ci dice che un'eccitazione all'interno di un campo quantistico è equivalente matematicamente a una particella. Quindi possiamo descrivere le particelle come delle eccitazioni in questi campi quantistici. Ok, quindi ad ogni campo quantistico è associata una particolare particella, ma come faccio io a sapere poi nel pratico in che modo interagiscono queste particelle, cosa possono fare, cosa non possono fare queste particelle, se una particella è una particella instabile, in che altre particelle decade? Come si fa? Beh, abbiamo questa grandissima formula, questa formulazza che probabilmente hai già visto sulle tazze e sulle magliette, e questa formula si chiama la Lagrangiana del modello standard. Questa formula è un po' come un grande dizionario che ci dice cosa possono fare le particelle, con chi possono farlo e quanto è probabile che lo facciano. Ogni pezzo della Lagrangiana corrisponde a qualcosa che le particelle possono fare. Prendiamo ad esempio l'elettrone, vogliamo sapere cosa può fare l'elettrone? Andiamo a vedere in quali pezzi della Lagrangiana è collocato l'elettrone, o meglio il campo associato all'elettrone, e questo ci dice, prima di tutto, con chi l'elettrone interagisce e secondo, quanto è facile per l'elettrone l'interazione con queste altre particelle. Ma come abbiamo fatto a saperlo? Nel senso, come abbiamo fatto a costruire la Lagrangiana? Perché la Lagrangiana è così, con queste particolari interazioni, e non ci sono altre interazioni nella Lagrangiana, eccetera, eccetera? Beh, questo è il frutto di decenni di lavoro da parte di fisici sia teorici che sperimentali, che hanno costruito pezzo per pezzo la Lagrangiana, sia partendo da principi teorici, sia osservando i dati sperimentali, quindi cosa succede se io osservo l'elettrone, come si comporta, come interagisce con le altre particelle, quanto è probabile per l'elettrone interagire con le altre particelle. Tutte queste informazioni sono state in qualche modo condensate all'interno della Lagrangiana del modello standard. Addirittura non è escluso che in futuro ci possano essere nuovi pezzi della Lagrangiana che descrivono delle interazioni che in questo momento con gli strumenti che abbiamo non siamo in grado di vedere. Il tassello mancante che ti spiegherebbero in un corso di 6 mesi sul come la teoria dei campi spiega il comportamento delle particelle è
il collegamento tra la lagrangiana, quindi il formalismo matematico che sta sotto, e quello che noi riusciamo a vedere. E questo lo facciamo tramite dei simpatici diagrammi che si chiamano i diagrammi di Feynman e che ci permettono di calcolare la probabilità che un certo evento accada. O più in generale ci permettono di calcolare delle osservabili fisiche, ovvero qualcosa che noi possiamo vedere. Questo era un riassunto in 5 minuti di un corso di 6 mesi sulla fisica delle particelle e quindi non preoccuparti se non hai capito tutto. Siamo agli inizi degli anni 2000, tutte le particelle predette dal modello standard e che entrano all'interno di questa formulona sono state viste, eccetto una, il bosone di Higgs. In questa formulona, perché tutto funzioni, abbiamo bisogno di un campo quantistico che si chiama il campo di Higgs, ma questo campo quantistico, o meglio la particella associata a questo campo quantistico, non è mai stata vista. O perché questa particella non esiste e quindi la nostra teoria è da rivedere, oppure perché questa particella è difficile da vedere. Abbiamo bisogno di strumenti più precisi, di energia più alta per riuscire a vedere questa particella. Il modello standard predice molti modi in cui il bosone di Higgs può essere prodotto e molti modi in cui il bosone di Higgs può decadere. La lagrangiana del modello standard ci dice che degli eventi di questo tipo sono possibili. Spariamo due protoni uno contro l'altro, i due protoni si convertono e creano nell'interazione un bosone di Higgs, questo bosone di Higgs poi decade in due bosoni Z e a loro volta questi due bosoni Z decadono in un elettrone e un antielettrone, ovvero un positrone, per ognuno dei due. Questo è uno dei possibili diagrammi di Feynman che sono associati a questo processo. Quindi esistono delle interazioni in cui io posso sparare due protoni uno contro l'altro, non so cosa succede nel mezzo perché il mio detector non è abbastanza preciso, non ha una risoluzione abbastanza alta per vedere le particelle all'interno, però quello che vedo è che escono 4 leptoni, ovvero 2 elettroni e 2 antielettroni. Un altro evento, un altro processo che è stato cercato all'interno dell'LHC, ovvero il Large Hadron Collider, è il caso in cui un bosone di Higgs viene prodotto e poi questo bosone di Higgs decade tramite un vertice triangolare, possiamo dire, in 2 fotoni. Quindi anche in questo caso sono stati cercati degli eventi in cui sparo contro 2 protoni e quello che vedo nello stato finale sono 2 fotoni. Non vedo che cosa succede in mezzo perché tutto questo succede a scale talmente piccole che non sono in grado di vederle. Atlas e CMS sono entrambi andati alla ricerca di eventi in cui il bosone di Higgs viene prodotto e nello stato finale osserviamo le particelle in cui il bosone di Higgs decade, o 2 fotoni oppure 2 Z, che poi a loro volta decadono in 4 leptoni. Come vedi, questi sono eventi molto rari, per il bosone di Higgs è molto più facile decadere in altre particelle, ma alla fine risulta che in questo tipo di eventi che sono più rari è anche più facile distinguere il bosone di Higgs da altre particelle. Tu dirai in questo caso, è molto semplice adesso, basta che io guardi se sparando 2 protoni uno contro l'altro vedo uscire 2 elettroni e 2 antielettroni con il mio detector, ho fatto. So che lì c'è stato un bosone di Higgs perché il modo in cui vengono prodotti coinvolge l'esistenza di questo bosone di Higgs. In principio questo è giusto, ma ci sono 2 complicazioni. La prima complicazione è che quando i 2 protoni vanno a interagire tra loro e creano un bosone di Higgs, altre particelle vengono create insieme, perché non è un'interazione protone-protone, ma è un'interazione tra le componenti interne del protone. Quindi quello che vedo uscire dal mio detector non sono solo 2 elettroni e 2 antielettroni, ma ci sono un mare di altre particelle, quindi un sacco di confusione. La seconda complicazione, che è ben più grave della prima concettualmente, è che il modello standard predice altri modi di creare 2 elettroni e 2 antielettroni sparando 2 protoni uno contro l'altro. Quindi non è detto che se io vedo 2 elettroni e 2 antielettroni uscire dal mio detector, uscire dalla mia collisione, effettivamente lì ci sia stato un bosone di Higgs. In questa animazione che ho fatto del processo che è stato cercato nell'LHC si vede molto bene quali sono le interazioni fondamentali tra le varie particelle. Però voglio farti notare che in questo caso sia lo spazio che il tempo sono stati amplificati miliardi e miliardi di volte, quindi quello che succede è miliardi di volte più veloce e miliardi di volte più piccolo. In un'animazione realistica di quello che succede, i 2 vertici da cui partono i leptoni non sono distinguibili tra loro e sono esattamente nello stesso punto dello spazio e del tempo. E in più non andiamo a misurare
la scia all'interno del detector, ma vediamo quello che succede solo da quando gli elettroni e i positroni cominciano a passare all'interno del detector. Questa che vedi adesso è una simulazione realistica di quello che succede, presa da veri eventi che sono stati osservati al CERN. Il detector è in grado di vedere solo gli elettroni e i positroni che escono, oppure gli elettroni e i muoni che escono da questa interazione, e quello che è in grado di dire è dove passano, quando passano e con quale energia passano. Qui vediamo un evento in cui due protoni si sono scontrati e hanno dato origine a varie particelle e in cui ci sono anche due elettroni e due antielettroni. Qui vediamo un evento in cui invece che avere due elettroni e due positroni nello stato finale abbiamo un positrone e un elettrone, un muone e un antimuone. E qui invece vediamo il secondo evento che è stato ricercato, ovvero il caso in cui abbiamo due fotoni nello stato finale. Tutti questi sono eventi in cui il bosone di Higgs potrebbe esserci stato. Non siamo sicuri se sono eventi generati da bosoni di Higgs oppure da altre particelle che possono darci lo stesso stato finale. Ma quindi come faccio a distinguere i casi in cui un bosone di Higgs è stato lì dai casi in cui un bosone di Higgs non è stato lì? Beh, qui entrano in gioco i nostri simpatici diagrammi di Feynman che, come ti ho detto, ci permettono di calcolare le probabilità che un certo evento avvenga. Quello che è stato fatto è stato calcolare la probabilità che questo processo avvenisse senza il bosone di Higgs in funzione dell'energia delle quattro particelle finali. Ovvero, per ogni possibile energia o massa invariante delle quattro particelle finali siamo andati a calcolare la probabilità che questo particolare evento avvenisse senza considerare il bosone di Higgs, e poi andare a misurare con una precisione altissima quante volte effettivamente questo evento avviene in funzione dell'energia delle quattro particelle finali. E questo è stato fatto sia nel caso in cui ho due protoni che si scontrano e quattro leptoni nello stato finale, sia nel caso in cui ho due protoni che si scontrano e ho due fotoni nello stato finale. I risultati di questi esperimenti sono stati presentati per la prima volta il 4 luglio del 2012 in una grandissima conferenza al CERN. Avvistare un evento compatibile con l'esistenza del bosone di Higgs non vuol dire avvistare il bosone di Higgs. E per decidere quando si poteva dire che il bosone di Higgs esisteva, ci si è messi d'accordo che bisognava raggiungere le famosissime 5 sigma di probabilità. 5 sigma vuol dire un numero di eventi che al 99,99994% di possibilità non possono essere dati dal caso, per cui da subito si iniziano a vedere degli eventi compatibili con l'esistenza dell'X, ma questo non bastava, bisognava contarli ed aspettare di arrivare a 5 sigma. Già nel 2011 viene indetta una riunione al CERN dove si mostrano dei risultati e si mostra una deviazione dal modello standard di circa 2 sigma. Questo era un indizio, ma non era sufficiente a decretarne la scoperta. Poco dopo, anche dal Fermilab, un esperimento negli Stati Uniti, arrivarono delle importanti indicazioni che ci potesse essere il bosone di Higgs. In quel caso loro avevano raccolto dati pari a 2,9 sigma. Insomma, sembravano esserci davvero indizi concreti che il bosone di Higgs potesse esistere. Mancava però l'ufficialità, mancavano le 5 sigma. Alla conferenza al CERN l'eccitazione è nell'aria. Tutti sanno che qualcosa di veramente grosso sta per essere annunciato. François Englert e Peter Higgs, che sono ancora in vita nel 2012, vengono invitati a questa conferenza. Quindi l'eccitazione sale ancora di più e tutti si aspettano che il bosone di Higgs verrà finalmente annunciato. Il primo a parlare è Joe Incandela, che rappresenta la collaborazione CMS, seguito da Fabiola Gianotti, che è un orgoglio italiano, oggi direttrice generale del CERN e che nel 2012 rappresentava la collaborazione Atlas. E dopo questi due talk in cui i risultati di CMS e Atlas vengono presentati, c'è una grande conferenza stampa aperta ai giornalisti di tutto il mondo. Il nocciolo di quello che viene annunciato è che, confrontando i dati sperimentali presi da Atlas e CMS e le predizioni teoriche del numero di eventi che ci aspettiamo senza il bosone di Higgs, c'è una deviazione di 5 sigma, intorno a una massa invariante di 125 GeV.
Questo significa che al 99,9994% abbiamo visto una nuova particella con una massa all'incirca di 125 gigaelectronvolt. All'interno di questa conferenza non ci si spinge a dire che questa particella sia proprio il bosone di Higgs, anche se tutti si aspettano che questo sia il bosone di Higgs, ma grazie ai dati presi dal 2012 a oggi al CERN siamo praticamente certi che questa particella sia proprio il bosone di Higgs. Questi sono i grafici al cuore di questi esperimenti. Questo è un grafico di Atlas in cui il numero di eventi con 4 leptoni nello stato finale viene misurato e come puoi vedere si vede che c'è un bump quando la massa invariante dei 4 leptoni è intorno a 125 electronvolt. C'è una deviazione dalla predizione teorica. Questo è lo stesso risultato sperimentale però fornito dalla collaborazione CMS. Come vedi anche qua, quando la massa invariante dei 4 leptoni nello stato finale è intorno ai 125 gigaelectronvolt, abbiamo una deviazione da quello che ci aspettiamo. Invece questa è una misura sempre di Atlas, però con 2 fotoni nello stato finale invece che 4 leptoni. E anche qua puoi vedere che c'è una deviazione da quello che ci aspettiamo se il bosone di Higgs non fosse lì. Questa particella è stata veramente difficile da trovare e infatti è stata trovata 48 anni dopo la sua predizione teorica. Il modello standard sappiamo che non è ancora perfetto per descrivere la realtà, sappiamo che ha dei problemi, ma questa particella ci ha dato una conferma importantissima del fatto che il modello standard funzioni e infatti è valso a François Englert e Peter Higgs il premio Nobel. Non hanno dato il premio Nobel a Braut perché era già morto durante l'assegnazione di questo premio Nobel. Riassumendo quello che abbiamo visto in questo video, la teoria moderna nella fisica delle particelle usa il modello standard e la teoria dei campi per spiegare il comportamento delle particelle, ma il modello standard per funzionare correttamente ha bisogno di un campo quantistico che si chiama il campo di Higgs. Questo campo quantistico è stato predetto teoricamente nel 1964 da Peter Higgs e da tantissimi altri suoi collaboratori, ma fino al 2012 non era mai stato osservato sperimentalmente. Nel 2012 al CERN è stato osservato indipendentemente da 2 collaborazioni diverse, Atlas e CMS, il bosone di Higgs. Ed è stato importantissimo per la nostra teoria e per l'umanità in generale, perché anche se il bosone di Higgs è una particella che è molto difficile da vedere e una volta che viene creata può sopravvivere un infinitesimo di secondo, un tempo veramente piccolissimo, è importantissimo perché vederlo significa vedere un'eccitazione nel campo quantistico di Higgs e quindi avere una conferma sperimentale che il campo di Higgs è lì. E quindi avere una conferma sperimentale che la nostra teoria, che il modello standard funziona e tutto questo meccanismo del fatto che il bosone di Higgs dia una massa alle altre particelle sia una cosa reale e non sia solo sui libri di teoria. Per vedere questo bosone di Higgs siamo andati a vedere all'interno di 2 eventi molto rari. Il primo è il caso in cui 2 protoni collidono e ci danno nello stato finale 4 leptoni e il secondo in caso in cui 2 protoni collidono e ci danno nello stato finale 2 fotoni. In entrambi questi 2 processi, quando la massa invariante delle particelle nello stato finale era intorno ai 125 gigaelectronvolt, abbiamo visto un picco di eventi che non dovrebbe essere lì se il bosone di Higgs non ci fosse. Questo ci dà una conferma sperimentale che lì, in quel punto, con una massa intorno ai 125 GeV, c'è una particella. Questa particella ha tutte le caratteristiche necessarie per essere il bosone di Higgs. Se vuoi approfondire il meccanismo della rottura spontanea di simmetria e di come il bosone di Higgs dà una massa alle altre particelle, stiamo facendo un video proprio su questo che metteremo sul canale di Martina. Appena sarà pronto te lo metterò qui. Grazie Camille per avermi avuto in questo video e ovviamente arriveremo al più presto con un video più sulla parte storica e teorica della scoperta del bosone di Higgs.